Ciao ragazzi, sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere 3 prodotti che mi ha inviato Wolfcraft. Si tratta di 3 articoli specifici per chi utilizza la legna per riscaldarsi, che sia stufa, camino, eccetera. Sono 3 prodotti differenti fra di loro, ma che si combinano per creare una situazione favorevole appunto per chi ha necessità di tagliare, di trasportare e poi di stoccare il legno che utilizzerà per il riscaldamento. Il pellet ormai costa una follia e chi ha deciso di utilizzare la legna per riscaldarsi può trovarsi in difficoltà nel dover appunto tagliare, stoccare, trasportare eccetera. Quindi esistono questi 3 articoli che ora vi farò vedere. Qua all'interno del laboratorio faremo un velocissimo unboxing, se mi riesce visto il maltempo, o farò una ripresa oggi stesso oppure metterò delle scene fatte dopo in cui vi faccio vedere insomma come sono fatti, ma metterò comunque delle inquadrature, delle scene prese direttamente dalle immagini ufficiali di Wolfcraft. Questo video nasce proprio perché recentemente, parlando di sistemi di riscaldamento con un amico, io sto testando in questo periodo dei sistemi di riscaldamento a diesel che vi farò conoscere a breve, che sono comunque convenientissimi. Lui mi diceva che utilizza la legna, ma che effettivamente questo tipo di problema tra raccolta, stoccaggio, trasporto eccetera non è indifferente. Quindi Wolfcraft mi ha proposto di fare questo video, ho accettato, ho preso la palla al balzo e adesso vi farò conoscere appunto questi articoli, vedremo di cosa si tratta. Stavo facendo cadere una cosa. Allora, apriamo la prima confezione. Questa serve a tagliare il legno, andiamo per ordine. Apro la confezione, quasi quasi facciamo una cosa, sì, l'apro mentre giù se non mi cade tutto addosso e vi faccio vedere tutto per bene. Questo invece è un articolo molto interessante, doppia funzione, perché oltre che per la legna insomma si può utilizzare per tantissimi scopi. Vediamo se riesco a non farmi cadere tutto addosso. No, vabbè dai, è confezionato bene. Allora prendiamo prima i piedini, poi i 3 montanti, questi 2 pezzi che vanno uno davanti e uno dietro, e i pezzi che serviranno per assemblare la struttura, tutti i pezzi fra di loro. Allora ragazzi, ho tolto quello che c'era sul bancone perché quello per stoccare ve lo faccio vedere all'ultimo. Prima voglio farvi vedere questo. È un carrello per trasportare le cose, ma le trasporta in 3 modi differenti. In realtà mi sembrava un lavoro un po' più semplice, forse era meglio farlo all'esterno. Allora, si apre in questo modo, ma non solo, si può estendere ancora di più anche in quest'altro modo, ma ora ve lo farò vedere per bene. Allora, comunque la struttura è bella massiccia, adesso lo richiudo facciamo anche l'altro unboxing e poi vi farò tutte le riprese ravvicinate e dettagliate. Ok, quindi fare unboxing di oggetti giganti in uno spazio piccolo in modo maldestro, fatto, perfetto. Allora ragazzi, vi faccio vedere prima questo carrello. In realtà potrei farvi vedere anche il sistema che ci permette di tagliare la legna prima di trasportarla, ma diciamo si combinano perché possiamo raccoglierla e trasportarla per poi tagliarla, oppure tagliarla e poi spostarla dove dobbiamo stoccarla. Quindi vi faccio vedere prima questo che è già sul bancone. Allora, dicevo, abbiamo la possibilità innanzitutto di togliere questo cartone perché all'interno c'è anche il manuale di istruzioni, quindi tagliamo questa parte. Ci sono anche 2 impugnature e la ferramenta per collegarla. Allora si apre sollevando questa parte, possiamo sollevarla solo per metà e utilizzarla a mo' di carriola. Infatti nella parte posteriore vedete che ha questa parte che ricorda perfettamente le carriole, tipo quelle che si usano in edilizia, per trasportare le tavole, ma non solo, qualunque oggetto poggiato su questo ripiano. Considerate che io lo utilizzerò perché, come vi ho detto, sto facendo dei lavori in cucina, dovrò spostare mobili, pensili, insomma avrò bisogno di qualcosa che mi aiuti e questo casca a pennello. Poi abbiamo la base che è richiudibile per trasportare qualunque oggetto, ma per utilizzarla in questo modo dobbiamo premere questi 2 ganci e poi sollevarlo in questo modo. Ora vi faccio vedere pure come si mettono le impugnature sulla parte alta. E nella parte posteriore abbiamo queste 2 ruote gommate e camera d'aria, infatti qua c'è la valvola pure per gonfiarle. Devo dire che come sistema effettivamente è comodo e anche rapido, perché dopo che si è finito di utilizzarlo basta semplicemente premere di nuovo questi 2 e in questo modo si può riporre occupando pochissimo spazio. Quindi montiamo direttamente le impugnature, troviamo la ferramenta per mettere le impugnature che vanno posizionate da questa parte. Lo so che non si vede, ma è semplicemente una vichina a brugola che va messa da questa parte, e per poter regolare l'orientamento di questa impugnatura basterà abbassare questa parte di colore verde che ci permetterà di girarla in base alle nostre esigenze. Ok, quindi montate entrambe, abbiamo il nostro carrello pronto per poter lavorare. Come vediamo da queste immagini, quindi si può utilizzare per trasportare grandi elettrodomestici, semplicemente per trasportare qualunque tipo di oggetto, in questo caso della frutta, della verdura. Qua invece abbiamo l'esempio di cui vi parlavo poco fa, la legna, che può essere trasportata prima di tagliarla
quindi dal punto in cui la raccogliamo fino al punto in cui dobbiamo tagliarla e poi dopo averla tagliata fino al punto in cui la conserveremo. E può trasportare in modalità carrello da trasporto, quindi come dicevo come quello dei corrieri, fino a 150 kg, che è un peso adeguato anche a quello che può supportare il sistema per il taglio. In quest'altra modalità invece possiamo trasportare fino a 200 kg. Solitamente abbiamo o un carrello oppure una carriola. Questo è carrello e carriola, due in uno. E adesso passiamo alla struttura che ci permette di tagliare il legno. Tagliamo tutte le varie fascette, mi cadrà addosso, chi lo sa, vediamo. Sono stato fortunato. Allora, come vedete abbiamo tre pezzi simili fra di loro ma non uguali, perché uno ha una parte trasversale e serve a metterlo nella zona centrale. Ora stacchiamo queste fascette dai piedini e continuiamo con il nostro montaggio. Questi vassoi calamitati li adoro. E adesso dobbiamo utilizzare questi pezzi che troviamo all'interno di questa busta. Come vedete da questa parte ci sono queste sagomature, quindi questi fori che ci permettono di inserire il pezzo in questo modo. Combacia perfettamente. Nella parte opposta di questo pezzo in plastica abbiamo anche la sagomatura con la forma esagonale. E qua dentro ci va il dado, quindi servirà semplicemente per stringere questi pezzi fra di loro. E all'interno di questo spazio andrà quindi il tubolare. Serve a fissare questa tavola allo stesso. Guardate, da questa parte c'è quest'altra sagomatura, quindi deve combaciare esattamente con la sagomatura verso l'interno, in questo modo. Adesso proseguiamo con il montaggio e dato che lo stesso tipo di lavoro si deve ripetere su tutti i tubolari, ovviamente ve ne farò vedere solo una. Quindi proseguiamo. Ok, quindi semplicissimo, mettiamo anche gli altri e continuiamo la struttura. Semplicissimo, ho finito di mettere tutti i vari elementi, unito i pezzi fra di loro, ho impiegato forse 10 minuti scarsi, quindi una struttura facile anche da montare. Questa parte al centro va messa con i due fermi, uno sopra e uno sotto questo pezzo trasversale. La struttura risulta solida e secondo me adeguata al compito che deve svolgere. E allora adesso in esterno vi faccio vedere un paio di riprese, solo un paio perché c'è buio, sto utilizzando due faretti per illuminare la scena, ma quello che voglio farvi vedere adesso è importante e in interno non riuscivo a farvelo vedere. Allora, in questo modo la struttura risulta molto solida, è effettivamente più solida di quello che sembra avendo questi componenti in plastica, ma abbiamo la possibilità di ripiegarla e conservarla in modo che occupi pochissimo spazio. Se noi abbiamo un capanno di attrezzi, abbiamo comunque un posto dove riporlo e vogliamo occupare pochissimo spazio, basterà alzare questa parte centrale e spostare in questo modo. Così diventa sottilissimo, si può riporre praticamente appoggiato ad una parete, anche dietro un banco di lavoro, eccetera, in modo da occupare pochissimo spazio e all'occorrenza riaprirlo semplicemente con un gesto. Posso portare fino a 150 kg di legna da tagliare e il diametro massimo, quindi si tratta di un tronco, comunque la larghezza massima è di 33 cm. Questa parte serve ad evitare che si ribalti la parte che rimane dopo il taglio. Ha la parte centrale seghettata, comunque si rimuove in questo modo, che la fisica sia con me, non scivolare. E questo è il pezzo appunto di cui vi stavo parlando. Si può tagliare da questa estremità, da quest'altra estremità oppure nelle zone centrali. Anche per questo articolo metterò alcune inquadrature dettagliate prese direttamente dal sito ufficiale della Wolfcraft. Su questo profilo abbiamo alcune informazioni sulla sicurezza sotto forma di icona, quindi innanzitutto di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza, dall'elmetto, il casco, la retina per evitare che ci vadano a finire comunque trucioli sugli occhi eccetera. Poi il peso massimo, posizionarlo su una superficie piana, evitare di mettere ovviamente gli arti sotto alla lama perché ovviamente dopo il taglio ci faremmo male, gravemente male, e quindi per quanto riguarda la struttura a me dà una buona impressione.
ora passiamo a questo ragazzone, quindi si tratta del pezzo finale che serve a stoccare la legna che abbiamo tagliato. Effettivamente è grande, si può utilizzare fino a 1,40 m di altezza per 3,20 m di lunghezza, quindi all'interno del mio piccolo stanzino effettivamente non ha molto senso montarlo. Farò comunque un unboxing, vi farò vedere i componenti, una parte della struttura eccetera. Si monta comunque in 5 minuti, quindi semplicissimo perché è tutto ad incastro, un lavoro molto semplice perché sono dei tubolari, si infilano uno dentro l'altro e si può regolare la larghezza, l'altezza. Quindi guardiamo effettivamente come è fatto, diamo un'occhiata alla struttura e anche per questo riprese prese dal sito ufficiale. Riprese prese. Allora, vediamo una parte dei componenti: tubolare in metallo zincato, quindi anche in esterno non si arrugginisce. Quindi questa è una parte. Questa è una parte laterale su cui poi vanno a appoggiare tutti i legni tagliati, perché abbiamo una base e due parti laterali per evitare che i pezzi cadano. La stessa struttura si deve utilizzare obbligatoriamente poggiata ad una parete. Come riportato qua in basso, vedete, c'è il segno di spunta dove è poggiato ad una parete e poi il segno barrato in cui non va bene se lasciato così da solo. Poi ovviamente non ci si può salire sopra, e tante altre informazioni sulla sicurezza che troveremo ovviamente sia sul sito ufficiale, sul manuale di istruzioni, sulla scatola, e deve suggerirci anche il nostro buon senso. Facciamo solo una simulazione, quindi infiliamo questa parte, infiliamo quest'altra parte e come vedete semplicissimo nel montaggio. Poi bisogna fare in modo che ovviamente non poggi direttamente per terra perché si può formare umidità, insomma è necessario sollevarlo, e vengono dati in dotazione questi piedini, devono combaciare con questi fori, quindi una volta messi così è possibile poggiarlo a terra e avere il legno comunque che non sta appoggiato sul pavimento. Su uno dei profili laterali troviamo anche le informazioni per quanto riguarda la sicurezza, quelle che vi ho detto poco fa, e vediamo anche la grandezza, quindi il diametro di questi tubolari, che è da 25 mm. Vi faccio vedere solamente come si può allungare, anche se la vedo un po' dura. Comunque queste sono le prolunghe e si utilizzano in questo modo, quindi sfiliamo di nuovo tutto. Ok, quindi ho allungato, come vedete, ho esteso questa spalla e ho la possibilità di estenderla in base alle mie esigenze, in base al numero di pezzi da mettere eccetera. Quindi comodo, il montaggio è rapidissimo, tra l'altro ci sono questi fori da questa parte che ci permettono poi di fissarlo e evitare che lo stesso si sfili. Come si fa da una parte si fa anche dall'altra, sia per quanto riguarda i piedini che per quanto riguarda l'impilare questa spalla per estenderla o meno. Obiettivamente anche questa penso che sia una buona soluzione per chi deve stoccare il legno dopo averlo tagliato, averlo trasportato con il carriola che vi ho fatto vedere e poi averlo disposto in modo ordinato, anziché avere una catasta di legni buttati in magazzino senza un ordine. Con questo ritengo che sia molto più ordinato. Ragazzi, detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi lascerò tutti i link giù nel primo commento e nella descrizione. Eventualmente, se li ritenete utili, potete acquistarli, sperando anche di riuscire a ottenere un codice di sconto. Non ne sono sicuro, ma se dovessi riuscire a ottenerli, sicuramente comprando questi articoli scontati è ancora più conveniente. Vi saluto e vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!